State osservando un impianto di risalita elettrico, con l'unica differenza che questo ski lift è portatile e l'ho costruito completamente in casa con una stampante 3D. Cazzo. Ho in mente questo progetto da un sacco di anni e voglio essere sincero con voi, è stato un inferno. Ci sono diverse cose che non ho ancora messo a punto, quindi a tutti i maker e costruttori mi raccomando guardate il video fino in fondo perché avrò bisogno di tutti i vostri consigli. Io sono Barbie e da qualche tempo sto cercando di costruire questo traino elettrico. La cosa interessante, come vi dicevo, che sarà portatile e adesso che ci penso, il suo utilizzo non si limita semplicemente ad uno ski lift. Potrei utilizzarlo per farmi trainare con lo skimboard in spiaggia, con la tavola da surf e chissà che altro. Ma non perdiamo altro tempo, intanto mettetevi comodi e godetevi la costruzione. Allora evitiamo la parte in cui stampo tutti i pezzi e passiamo direttamente al montaggio. Questa è una pulleggia da 50 denti che andrà fissata direttamente in un asse da 12 mm, acciaio inossidabile. Avevo già fatto questo passaggio per vedere se ci stesse nel buco e diciamo che era molto stretto, quindi adesso non viene più fuori. Secondo step, coupling di fissaggio e vado a filettare con un M6. Il filetto non è profondissimo ma poco male perché non andrà da nessuna parte. Subito dopo ci sarebbe da montare lo speed controller. Io utilizzo questa 7500 V2 della Makerbase e ha questi fori di montaggio dietro. Motore brushless da 4300 watt. Puleggia HT di 5M da 13 denti. Potrete notare che questo profilo ha un po' di flessibilità, andrà rinforzato con del supporto. Adesso sì che è resistente. E cinghia di distribuzione. Allora questa qui è un po' vecchiotta e sinceramente è anche un pizzico lunga, ma io ho inserito un piccolo slot qui, vedete quest'asola? Serve per montare un idler tensionatore. Andrà ancora tensionata a dovere, ma ci penseremo successivamente. Il rapporto di questo gearbox è 3.84, 50 denti la puleggia e 13 denti il pignone. Quello che comporta in poche parole è che per ogni giro intero di puleggia il motore ruoterà 3.84 volte, quasi 4 giri, alleggerendone il carico e garantendo più coppia in uscita. La prima parte è ultimata e vedere che tutto prende forma mi gasa sempre un botto. È la prima volta che utilizzo una puleggia stampata in 3D, soprattutto in un impianto ad alta coppia come questo. E ho paura che si possa consumare per attrito. Ci sono però servizi di lavorazione macchina a controllo numerico come JLC CNC, che tra l'altro ringrazio per essere lo sponsor di questo video. Non solo una marea di prodotti a prezzi super competitivi, ma preventivi pressoché immediati per ogni lavorazione, semplicemente caricando il modello e selezionando particolari come tolleranze, finiture, anodizzazione, eccetera eccetera. Qui ad esempio sto caricando i file delle basi che verranno lavorate in alluminio per una maggior rigidità e precisione del sistema. JLC CNC non ha certo bisogno delle mie presentazioni, ma sono molto contento se potrò farla conoscere a qualcuno che come me ama costruirsi un po' tutto da solo e magari non ha tutti gli strumenti a disposizione. Io vi lascio comunque tutti i link qua sotto in descrizione, così se avete voglia ci guardate con calma. Andiamo avanti. Lo step successivo sarà stabilizzare l'asse con un ulteriore cuscinetto. Ho svitato un po' anche le viti per aiutarmi.
coupling bello filettato e lo andiamo ad inserire in questa direzione, lasciando come margine, non so, 1 millimetro, mezzo millimetro, quel che è. Questo signore serve ad avvolgere la corda e questi denti che ho modellato all'interno servono a fare grip su di essa per avere forza e non slittare via. Sono diventato un po' matto con i supporti, però devo dire che la texture un po' schifosa è rimasta indietro. Credo che alla fine dei conti aumenti il grip, quindi vedremo. Lo lascerò così un po' grezzo. Probabilmente tanto in futuro dovrò stampare di altre forme, chi lo sa. Porca miseria, se l'ho fatto stretto, è un po' fatica, eh? Che fatica, ragazzi! E in qualche strano modo sono riuscito a mettere anche queste 2 viti. Buon risultato! Buon risultato! Ma perché non l'ho messo prima? Inserisco pian piano anche le ultime parti, giusto per stabilizzare un po' tutto il sistema e almeno metterlo alla prova. Ora le cose si fanno un po' disordinate per via di tutti i cavi che abbiamo in mezzo, però in poche parole: ricevente per collegare il remoto e avviare il dispositivo a distanza, piccolo modo Bluetooth per connettersi all'applicazione e fare il setup della centralina direttamente tramite smartphone. Ora questa signorina qui è una 16S, quindi 60 volt nominali, lo faremo girare molto veloce. Vedete, ci colleghiamo direttamente al controller e possiamo già vedere alcuni parametri come la temperatura del motore. Tutto il resto andrà impostato. Valori da cui partire per fare un setup perfetto. Ok, controlliamo la direzione. E che tutto vada bene. Sembra proprio di sì. Questo è il remoto con tutti i nostri bei valori e adesso andiamo a provare un po' il funzionamento. Che cos'è questa polverazza? Raga, sono casato duro, ma sta andando tutto troppo bene. Troppo bene. Non so quanto durerà, se reggerà il mio peso, se si spaccherà qualcosa durante il processo, non lo so. Ma intanto esco in giardino per montare tutto e fare i primi test. Vedete, qui ho infilato il tirante, gli ho messo un piccolo pezzo di fan giusto per non rovinare la carcassa e così dai, giusto da provare. In futuro sicuramente migliorerò un po' il tutto. Però devo dire che sembra bello solido. Quando tiri? Ok, direi che siamo ufficialmente pronti per fare il primo test, con l'unico problema che ho solo un piccolo pezzo di corda, veramente misero, però ce lo faremo bastare, dovrebbe arrivare a giorni. Quindi semplicemente si infila qui, si passa di sotto e poi qui, voilà. L'idea è che a questo lato ci sia attaccato il carico, in questo caso sono proprio io, e mentre il motore gira, vedete che pian piano espelle la corda che cala di sotto con il suo medesimo peso, si spera. Ok. Ok, sinceramente sono un po' teso, spero che funzioni perché sennò mi sparo un colpo in un ginocchio. Oh! È come se slittasse un po'. Aspetta, proviamo uno a vuoto. E non fa abbastanza grip. No. C'è qualcosa che non va. Ok, problema di questa corda. Intanto è più sottile di quello che avevo calcolato. Questa è circa 9 mm di diametro, mentre quella che serve a me, che spero arrivi il prima possibile, è di 12 mm. Questa tra l'altro è molto rigida perché è in canapa, invece la mia è in nylon, quindi più morbida. E spero che faccia presa all'interno di tutti i denti. Non so, vediamo quando mi arriva. Per ora sono abbastanza demoralizzato. E a questo punto spero arrivi il prima possibile perché non vedo l'ora di provarlo.
No, vabbè, ma è tutto della Vevo, raga, non ci voglio credere. Oh sì. Così. Oh, tutta un'altra cosa, Ok, ovviamente ho gasato troppo presto perché sì, fa grip bene, ma solamente quando rimane bello in tensione. Vedete? Dopodiché slitta e non ci siamo proprio. Sono frustrato. Stavo appunto provando un po' di alternative diverse, aumentando un po' il diametro qui per far sì che la corda si schiacci direttamente all'interno dello strozzatore. Però non ci siamo ancora, Sto tentando con un po' di soluzioni diverse. Mi raccomando, scrivetemi nei commenti se vi viene in mente qualsiasi idea perché mi sarebbe veramente super d'aiuto. Ma io non mi arrendo. Ancora niente. Inutile dirvi che lo sconforto si era ormai impossessato di me. Però avevo già in mente qualcosa, quindi riporto tutto in laboratorio e pian piano inizio ad analizzare punto per punto. Allora, analizziamo un po' il problema. Questo è il risucchio. La puleggia gira, dovrebbe attirare la corda. Ma perché non succede? Facciamo finta che ci sia un po' di peso e quindi che la corda si infili a modo. Guardate qui. Ecco. Ve lo faccio rivedere. Vedete che in questa zona viene sollevata la corda e non fa più grip. Quindi magari con una specie di puleggia che tiene tutto infilato dentro potrebbe funzionare, anche perché provando a mano vedo che c'è abbastanza grip. Io provo a tenere fermo qua e girare, vedete che tutto funziona a modo. Quindi mi sono stampato un cosino del genere che andrà inserito qui e nel quale metterò una rotella. Prego, dimmi che funzioni. Sembra avere coppia. Vediamo. Quindi qui gira perfettamente. Qui ho aggiunto un distanziale. Stessa cosa anche qui. E anche questo gira perfettamente. Andiamo a provare. Ok. La 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 la. Tra la li la 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 la. L'unica cosa adesso è che sarà un po' più difficile infilarlo qua. Boh, vabbè. Ti prego. Fabri, guarda cosa ho inventato! Guarda! È la settimana che provo a sistemare solo questa puleggia qui perché mi slittava. Praticamente gli ho inserito questo che si chiama idler, diciamo adesso in italiano non so come si dice. E lui praticamente mi tiene tensionato qui perché la parte della puleggia che tira, che grippa, in realtà è questo qui, guarda, è questo quarto qui, che è quello perpendicolare. E lui proporziona. Invece prima mi faceva crollare la corda qui e perdeva grip. Mi serve qualcosa tipo con le ruote. Sì, che qualcosa te lo batte nell'albero. Ma tira, guarda, tira parecchio. Fabri, proviamo con la velocità al minimo? Sì. Mamma mia, aspetta un po'. Tira. Oh! Questo è al minimo. E la batteria pure scarica. È ancora medio. Velocità massima. Parto comunque sempre piano perché... Cavolo, volevo provare la corda fino all'infondo, sono circa 36 metri, solo che si sta mettendo a piovere, vedete? E visto che abbiamo tutta l'elettronica scoperta, mi sa che rimandiamo. Oh cazzo. Ma a questo punto, ragazzi, intervenite voi. Intanto vorrei capire se il progetto di per sé vi è piaciuto, ma soprattutto che cosa cambiereste, che cosa implementereste, che modifiche potrei fare. Sicuramente va coperta tutta la parte elettronica, magari con un tappo anche per la trasmissione. La batteria direi che potrebbe stare tranquillamente all'interno di una valigetta stagna, magari con una prolunga così da poterla appoggiare ovunque. Lasciate inoltre scritto qui sotto nei commenti tutte le idee più crazy che vi vengono in mente sull'utilizzo di questa genere.
peggio. Noi ci vediamo nella parte 2 del video e per ora vi saluto. Ciao belli!